Nell'esplorazione di oggi visitiamo un supermercato abbandonato da un decennio. Al suo interno sono rimasti cibi deperibili e molto altro. La soda caustica è veramente inquietante, lasciata qua così. Ovviamente anche di Cnusa è scaduto da un bel po' di tempo. Ma partiamo dall'inizio. Stavamo esplorando una palazzina abbandonata. L'ingresso non era molto agevole, Mica, ma qua non ci passa. Ma sì che ci passi, Marco. No. quindi sono entrato da solo a fare un veloce controllo. Apparentemente sembrava una comune casa abbandonata. Come spesso accade, nel frigorifero erano rimasti alimenti deperibili. Dio mio. I piani inferiori erano sigillati e ignoravamo la presenza di un supermercato. L'unico modo per scendere era tramite questa scaletta, apparentemente non molto sicura. Decidiamo quindi di scendere per esplorare l'ignoto. Se si scendi perché la scala è bloccata da un ferro. Te la tengo fermo per sicurezza. Vado? Sì, vai, è fighissimo. No, ma è tipo... Oddio, è tipo... È tipo, sì, quel supermercato lì. Non posso fare nome. No, dai, uno spettacolo. È fighissimo. Non me l'aspettavo. Neanch'io. Ma non me l'aspettavo proprio. Neanch'io, pensavo fosse un bar, sinceramente. Sì, io... Ma sti vini sono buoni. Ho guardato, no, sono... Le birre sono scadute nel 2017. I vini? I vini non lo so, non ho guardato. Ma secondo me è Mattia che porta a farci fare queste cose. Minchia, Barbera. Cosa dice la tua Del scadenza? 2014 imbottigliato. E quanto durano? Abbastanza. Ok ragazzi, questo è veramente inaspettato. Siamo scesi. Non è un bar come pensavamo, ma è un mini market completo ancora della merce che vendevano. La soda caustica è veramente inquietante, lasciata qua così. È un supermercato. Per me Marco appena vede le birre si agita. Sì. Chissà quanto scadono. Scadenza 2017. Adesso è al contrario, ma è scaduto un bel po' di anni fa. Che l'Icnusa è una delle mie birre preferite. Ovviamente anche l'Icnusa è scaduto da un bel po' di tempo. Ok ragazzi, la cosa divertente è che sembra che c'erano anche degli alimenti per i gatti qui, ma sembra appunto che i gatti abbiano fatto il self-service entrando qua dentro e se li siano mangiati senza chiedere permesso a nessuno. Porca miseria ragazzi, che figata. Che bello spettacolo. I cavalli sono fighissimi. Aspetta, devo fare lì. Eh sì, qua c'è la cassa. C'è la cassa anche per me. Sono rimaste le batterie, ma anche i lumini da moto sono inquietanti comunque. Qual è l'altro giorno che volevamo fare di nuovo un supermercato? Mi ha detto, Infatti, ma- eccolo qua. Comunque, i topi qua dentro hanno penso mangiato tutto. Sì, sì. Cioè, non c'è un contenitore dove non sia stato rosicchiato dai topi. E i contenitori sono vuoti senza mai essere stati aperti. Cioè, i topi hanno mangiato tutto qua dentro. Sì, sì, vieni qua, guarda. È vero. Gettoni. Sono i gettoni telefonici quelli lì. Sì. Ragazzi, i gettoni telefonici. C'è proprio scritto gettone telefonico. Ma scusi, ma c'è anche un codice su ogni gettone differente. Qua c'è scritto 7701, qua invece c'è scritto 7903. Sono gettoni telefonici. Ma ogni gettone era numerato? Sembra di sì. Questo non me l'aspettavo. Ragazzi, continuiamo l'esplorazione di questo posto che sembra veramente uscito da un film, più che sembrare reale.
sono anche le lampadine alogene, cioè quelle proprio vecchie. Prima dei LED, prima dei neon c'erano queste qua. La cosa più inquietante sono i lumini da morto, sinceramente. Proprio qua non me li aspettavo. Cioè già non mi aspettavo di trovare questo posto, ma i lumini da morto ancora meno. Ma mai li aspettavo. No, è impressionante, i topi qua hanno mangiato veramente tutto, anche le cose non commestibili. Della macelleria. Non ho tempo di riprendere tutto, ma anche perché non mi passerebbe la batteria, ma per terra c'è qualsiasi tipologia di prodotto che potete trovare in un supermercato. Anche spazzolini, shampoo, penne, saponette, qualsiasi cosa. E qui ragazzi ci sono anche un botto di assorbenti e come in ogni supermercato immancabile anche i shampoo. Questi non ho idea di cosa contenevano, penso delle testine per gli spazzolini da denti. Ragazzi, i supermercati abbandonati mi fanno veramente impazzire e giuro non pensavo di vederne uno oggi. Ripeto, penso siano stati topi e penso che si siano veramente mangiati tutto qua. È rimasto anche il tonno della Nostromo. Scadenza 2021, questo è sicuramente il più recente, o forse semplicemente diciamo i tonni scatola durano tantissimi anni in più rispetto ad altri prodotti. Ragazzi, ci sono dei prodotti che non vedevo in commercio da un bel po' di tempo. Questo penso che doveva essere il bancone degli alimentari. Probabilmente qua dentro c'erano cibi freschi, carni, verdure, cose del genere. E questo penso che era il cestone delle offerte del giorno. Nelle offerte del giorno non è rimasto granché di commestibile. Questa era l'affettatrice, quindi sicuramente in questo banco vendevano anche salumi. E quella penso che era la bilancia dove pesavano gli affettati. Là in fondo sembra che ci sia anche un'altra bilancia, ma non ho idea di cosa serviva. Che schifo ragazzi, questi sono tutti escrementi di topo e sono veramente tanti. Qua dentro i roditori fanno la pacchia. Ragazzi, la cassa è fighissima e tra l'altro qua potrebbe esserci anche l'ultimo scontrino, vediamo se si legge qualcosa. No, è solamente un foglio bianco. Quell'orologio potrebbe segnare l'orario dell'abbandono. Ok ragazzi, questa è l'altra bilancia, sembra essere molto più moderna rispetto a quella appena vista. Quel coltellaccio è veramente inquietante. E comunque fa impressione pensare che qua dentro prima ci mettevano dei cibi freschi e sicuramente il livello di igiene era molto più alto. Adesso invece vedo solamente delle cacche di topo lì dentro. Non so se avete mai provato quella sensazione che vi continuate a grattare anche se non avete niente addosso. È esattamente la sensazione che sto provando a stare qua dentro. Sarà
Probabilmente perché vedo tutte queste cacche di topo e quindi sono consapevole che in ogni angolo sono nascosti dei roditori in questo momento, che probabilmente sono infastiditi dalla mia presenza. Etta, guarda, c'è una cassa piena di birre e moretti. Sì, li ho visti prima. Moretti, Peroni. Sì. Ah, è vero, anche lì un'altra scatola piena di birre. Una cosa del genere proprio non ce l'aspettavamo Non ce l'aspettavamo proprio. Comunque, non capisco perché tutti i prodotti per terra sono finiti. Quello è strano, effettivamente. Ma sai che secondo me, non sto scherzando, sono stati topi comunque. Per me può essere, sì. Ma hanno proprio fatto, cioè, hanno mangiato tutto. Sì, cioè con cattiveria hanno buttato tutto per terra. Si sono mangiati, anche perché questi topi non sono piccoli. Questi topi qua erano grossi. Infatti anche a me fanno un po' Per me impressione. sono dei topi. Cioè, spero di non incontrarli. No ragazzi, è rimasto anche un barattolo di Nutella. Non riesco a leggere la data di scadenza, ma l'interno ha iniziato ad assumere uno strano colore. So che alcune persone sono in grado di capire la data di produzione di un barattolo a seconda dell'etichetta, ma io no. Qua c'è un pavimento nella stanza da letto bellissimo, tutte cementine. Di qua non l'ho guardato, cos'è che c'è? E magari viene. Mamma, quella cassa lì che bella è! Sì, È vecchissima. sì. Guardate, una scatola di gnocchi freschi. Ok ragazzi, molto malincuore, ma è arrivato il momento di continuare l'esplorazione e perché la giornata sta andando avanti molto velocemente, abbiamo ancora un sacco di verifiche da fare, ma questo posto ragazzi è veramente veramente magico. Peccato per quell'ansia dei topi, però per il resto è veramente un posto strafigo. A questo punto abbiamo terminato di visitare il supermercato, quindi torniamo al piano di sopra. Ok ragazzi, siamo tornati al piano di sopra e adesso continuiamo l'esplorazione di questa casa abbandonata. Verosimilmente in questo piano abitavano i titolari del supermercato. Ragazzi, la cucina è veramente inquietante, cioè sembra che sia rimasto tutto qua dentro, ma nel senso che anche le ultime cose cucinate siano rimaste qui. Cioè sembra che qualsiasi cosa che sia successa in questo posto è successa veramente all'improvviso. Cioè ragazzi, qua ci sono tutti, diciamo, questi contenitori pieni di pasta che al tempo doveva essere fresca. E qui ragazzi ci sono le pentole ancora sporche dell'ultima volta che hanno cucinato. Dio mio. Dio mio, i topi anche qua hanno mangiato praticamente ogni cosa, ma si vede benissimo che sono rimasti degli alimenti deperibili che sono andati a male. Chiudiamo che è meglio. Gesù santo ragazzi, sono rimasti piatti da lavare nella lavastoviglie. È una cosa che capita spesso ultimamente di trovare. Quella bilancia lì nell'angolo è veramente carina. Questo piccolo posacenere non promette nulla di buono. Ok ragazzi, penso che sia uno dei posti più contaminati di malattie che abbia mai visto, ma è comunque molto bello. Questa è la camera da letto. Vieni, Non l'avevo ancora vista. vieni, attento. Guarda. Il supermercato. Ci lavorava lei, ci abitava sopra. Questa è la divisa. No, è la divisa. Sì, Non ci la divisa. credo. L'ho trovata nell'armadio. Eh sì, questa è la casa dei proprietari. Mm-mm. Chissà cosa è successo. Ok ragazzi, quindi quella era la divisa di lavoro del supermercato che sta al piano di sotto, quindi questa è la prova che chi viveva qua era anche il proprietario del supermercato.
quindi possiamo immaginare che questa era la camera da letto dei proprietari e a questo punto purtroppo possiamo anche immaginare che i proprietari siano morti e che quindi il posto è rimasto abbandonato. Fa sempre strano spulciare tra i documenti. Oddio, questo è 150° battaglione. Porca miseria, questa è roba di guerra del 78. Era stato in guerra che abitava qua. Questo cos'è? Il comandante della compagnia, sempre 150° battaglione Del 77. che miseria. Questa è roba vecchissima, ragazzi. Questi cosi cos'erano? No, hai capito Retta, cosa sono? Diapositive. No, Ah no, le figurine. sono tutte le figurine del tempo. Mi sa che era un gioco di calcio questo. Sì, prima Marco si è citato, quindi sì. Ah, non ci credo. Quindi ognuno di questi poteva essere un giocatore reale del tempo. Esatto. Sì, sì, ce n'è un'immagine, c'è. Eccole, sono lì. Qua c'è scritto un nome, Anguiletti, sarà un giocatore dell'Inter immagino. Pesenti, Gardoni, ma non ci credo ragazzi. Una cosa del genere non l'avevo mai vista. E dopo lì che ci sono loro che hanno questa maglietta che non riesco a riconoscere di che squadra siano. Poi non mi intendo di calcio, ma tipo questa squadra qua non ho idea di che squadra sia. Vedi che era Marco, perché tu me l'ha tutto eccitato con quelli di questi pazzi. Ma dici che quello lì era il proprietario? Sì. Visto che era un militare. No, questi orologi, ma che belli. Anche quei libri. A questo punto dobbiamo interrompere l'esplorazione. Arriva un uomo che inizia a bussare alla porta e dice capo capo. Anch'io. Beh, ci vediamo nel cazzo. Io ho picchiato contro la porta. Non sappiamo cosa voleva dire, ma ci allontaniamo per sicurezza. Comunque ragazzi, non so cosa è successo, sono dovuti scappare. Sono arrivati in Maranza, non so come. No, ma che maranza! Capo, è un nero. Non so, è arrivato un nero, adesso va bene. Vabbè, io in realtà ero già uscita. Che ha iniziato a bussare alla porta e ha iniziato a urlare capo. Fatto sta che poi siamo usciti e adesso lui sembrava che stava entrando nella casa, ma adesso non lo vediamo più, quindi non so. No, non vediamo più neanche gli altri, quindi. Sì, esatto, il problema è che stiamo vabbè, ci siamo un po' persi tutti. Il panico fa brutti scherzi. Ma dove è Cosa andato? sta a tra fare l'altro? qua? Vabbè, Dove è andato? insomma. È andato di là, ma c'è il fosso. Vabbè ragazzi, Magari è morto. Bubu, Se è Zampa, morto? Andiamo a vedere se è morto. non è morto il recito, fidati. Dici? Sì, Andiamo a vedere dov'è. ma adesso troviamo Marco morto, però il nero no. Va bene, dai, allora aspettiamo che tornino i coglioni. E i nostri amici. E andiamo alla prossima meta.